Eccoci finalmente arrivati all'esordio ufficiale del nostro Lecce in questa nuova stagione, quindi diciamolo per la prima volta, bentornati in questo nuovo primissimo prepartita per Palermo-Lecce che si giocherà domani alle ore 21:15 allo stadio Barbera di Palermo, valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Quanto mi è mancato dire questa frase, quanto mi è mancato fare questa intro, sono stati mesi lunghissimi questi estivi, per tutti i problemi che di cui abbiamo già parlato veramente tantissimo, quindi non andremo a ripeterli. Oggi ci concentriamo finalmente sulla nostra prossima partita e vi invito già a lasciare un bel mi piace, a commentare per farmi sapere la vostra su questa partita e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Ma devo farvi anche una piccola premessa perché ovviamente questa è una partita di Coppa Italia, quindi non c'entra nulla con il campionato. Dal prossimo prepartita, quindi da Venezia-Lecce, tornerà anche il nostro gioco dei pronostici, probabilmente ci sarà anche qualcosa di più, adesso vediamo, sto ancora pensando agli ultimi ritocchi e qualora dovesse uscire una cosa bella veramente ve la farò ovviamente sapere, ma adesso non voglio spoilerarvi nulla. Ripartiamo, riprendiamo da Palermo-Lecce, che sarà una sfida bellissima soprattutto per noi tifosi, ma anche per chi potrebbe scendere in campo, perché da una parte abbiamo il nostro Antonino Gallo, palermitano doc, cresciuto lì, in quello stadio, con il sogno, no, di poter vestire quella maglia lì, di giocare nel suo stadio di casa, davanti alla sua gente, quindi potrebbe, anzi sicuramente sarà una grandissima emozione per lui ritrovarsi contro la sua squadra del cuore. Dall'altra parte ne abbiamo due, abbiamo Strefezza, ultimo arrivato in casa rosanero, e Alexis Blen. Entrambi hanno lasciato un pezzo di cuore probabilmente qui a Lecce, noi ci siamo affezionati tantissimo a loro, hanno lasciato un gran bel ricordo anche quando ho dovuto fare quel fatidico video in cui abbiamo ceduto Alexis Blen al Palermo, che io ho sempre creduto fosse un movimento da non fare, un'operazione da non fare, però probabilmente col senno di poi è stato giusto farlo, perché poi abbiamo lasciato spazio ad altri calciatori che magari hanno un livello superiore a quello di Alexis Blen, non per ovviamente sputare nel piatto dove ho mangiato, ci mancherebbe, di Alexis Blen ero innamoratissimo in quel centrocampo lì, però è giusto anche che a volte ci si debba separare. E come detto anche per Strefezza, vederlo indossare la maglia del Palermo non è che mi dispiaccia poi così tanto, quindi è come se ancora una parte di loro giocasse per noi. È così, è così. E proprio per questo motivo poi adesso mi è venuto in mente, vi voglio raccontare questo aneddoto, no? Per raccontarvi al meglio, per chi magari non dovesse sapere, conoscere il perché di questa amicizia, di questa fratellanza fra noi e loro, se magari c'è qualche tifoso esterno che è capitato su questo video. Era il 2019 e io mi ritrovavo a Barcellona in viaggio di quinto con la mia classe ed eravamo in giro per il centro, per la città spagnola. E a un certo punto, con i miei compagni di classe, abbiamo incontrato un'altra comitiva di ragazzi e di ragazze, anche loro in viaggio di quinto. Io ovviamente avevo addosso la mia sciarpa del Lecce, come al solito, perché bisogna portarlo ovunque il nostro Lecce, e porgo lo sguardo su questo gruppo di ragazzi e noto che c'è un ragazzo con la sciarpa del Palermo. Nel momento in cui lo guardo io e mi accorgo di questa cosa, mi guarda anche lui, si accorge che io avevo la sciarpa del Lecce. Non so per quale stranissimo motivo, come se avessi visto un fratello che non vedevo da chissà quanto tempo. Ci siamo corsi incontro, ci siamo abbracciati gridandoci fratello mio, fratello di qua, fratello di là. Poi vabbè, siamo rimasti qualche altro minuto a parlare così del nostro Lecce, del Palermo, un po' di calcio così, e poi ci siamo salutati. Ma è stato veramente stranissimo. E io quando vi parlo di calcio con la C maiuscola, quando vi parlo di sport con la S maiuscola, parlo proprio di questo, perché il calcio, lo sport in generale,
devono unire, no? E quindi ritrovarsi in un altro stato, in una città completamente sconosciuta a noi, vedersi, incontrarsi e salutarsi come se ci conoscessimo da una vita ma non ci vedessimo da tanto tempo, è stata la cosa più bella del mondo. Io quel ricordo lo porto ancora adesso con tanto affetto nel mio cuore e probabilmente me lo porterò avanti finché campo questo ricordo. Ed è stata veramente la cosa più bella, veramente. E anzi, faccio un simile appello, caro amico mio, non mi ricordo il tuo nome, non mi ricordo neanche se ci siamo presentati, ma se stai vedendo questo video io ti ringrazio e sappi che porterò questo momento per sempre nel mio cuore. È stata veramente la cosa più bella. E questo è giusto per spiegare, provare anzi a spiegare cosa c'è tra queste due tifoserie, no? Ed è un qualcosa di stupefacente, quindi per noi sarà sicura, per noi tifosi, sarà sicuramente una grande festa questa partita. Per chi scenderà in campo dovrà essere battaglia, perché ok, amici quanto vogliamo, però bisogna comunque andarle a vincere queste partite. Quindi spero di poter vincere questa partita con purtroppo anche uno squalificato che è Siebert. L'anno scorso nella partita contro il Milan di Coppa Italia fu espulso e quindi mancherà in questa partita, dovrebbe mancare. Quindi la difesa sarà quella solita con un Gabijan che potrebbe subentrare nel secondo tempo per prendere il posto di o di Gaspar o di Thiago Gabriel. Speriamo non ce ne sia bisogno. Siamo ancora in calcio d'agosto, quindi le gambe possono essere ancora un bel po' pesantucce. C'è il bisogno però di vedere se la testa ha già smaltito tutte le scorie del ritiro prestagionale, se tutte queste amichevoli sono servite a qualcosa, al mister a capire i vari posizionamenti. Certo, ancora manca qualcuno dal calciomercato che deve arrivare, quindi non siamo al completo, non si può attuare la strategia prevista per questa stagione, ancora non si può. Quindi Pierotti immagino possa andare a giocare da ala sinistra di fianco a Goebbels e alla posizione opposta di Indré, e quindi a centrocampo avremo la scelta obbligata, no, di andare a vedere Malé, spero, Ngom al centro e Koulibaly. Io credo che questo possa essere, no, il posizionamento di questi 6 lì davanti e in mezzo al campo, ovviamente. Mentre per quanto riguarda il Palermo, con veramente un'infinità di acquisti fatti durante questa sessione estiva di calciomercato, avranno la possibilità di muovere più pedine, di scegliere come scendere in campo, di come adattarsi alla partita, anche perché sembra che possano scendere con il 4-2-3-1, ma potrebbe esserci anche l'incognita di affrontare il nostro Lecce con un modulo a specchio, quindi il 4-3-3 come quello che usiamo noi. 4-2-3-1 in realtà, però vabbè, chiamiamolo 4-3-3 alla fine. Quindi in campo spero di vedere una bella partita. Spero di vedere una bella partita in cui si possa giocare, si possa sentire l'essere una categoria sopra, anche se questo Palermo quest'anno mi sembra che lo stiano costruendo proprio per andarsi a prendere, come vi dicevo poi nello scorso video, la promozione diretta, e io glielo auguro nuovamente perché spero di vederli presto in Serie A, ovviamente insieme a noi, quindi ci dobbiamo salvare anche noi. Questo è il primo e unico obiettivo da perseguire per tutta la stagione sportiva. E anche se domani dovessimo perdere, chi se ne frega, è Coppa Italia, a noi la Coppa Italia non ci è mai interessata, va benissimo, ce ne faremo una ragione, assolutamente sì, ma dalla prossima col Venezia sarà importantissimo iniziare veramente a fare sul serio, non che domani non si debba, assolutamente sì, bisogna fare sul serio anche domani, però diciamo che possiamo anche permetterci, no,
un piccolo inciampo. Non sarebbe bello da vedere, assolutamente, non sarebbe bello iniziare così la stagione ufficiale, lo so benissimo, però mettiamo in conto che anche se dovesse arrivare una sconfitta non ci cambierà più di tanto, anzi magari potrebbe agevolare e velocizzare il calciomercato. Allora, che abbiamo deciso? Ma ragazzi, ma che stiamo facendo? Io in questi giorni veramente ne ho letti altri di nomi che sono usciti e il Lecce ha il mirino puntato su questo, speriamo non lo sparino. Il Lecce accelera per Tizio, Caio e Sempronio, ma evidentemente noi siamo con una Panda del 90 e davanti a noi abbiamo, non lo so, un Mercedes, un BMW che corre come i matti, quindi anche se acceleriamo non ci arriviamo. Io non lo so, veramente abbiamo tantissimi calciatori, io non so, no, veramente non li ho contati, ma dall'inizio del calciomercato fino ad adesso credo che più di 20 nomi, forse anche 30 nomi siano usciti. Il Lecce attenziona a questo, il Lecce attenziona a quell'altro, c'ha gli occhi puntati, il mirino e accelera per di qua, accelera per di là, ne sono usciti una marea e non ce n'è stato uno, a dire uno, manco mezzo ce n'è stato che abbiamo effettivamente poi affondato il colpo, siamo andati a prenderlo. L'unico è stato Goebbels, di cui non si è mai parlato per tutta la sessione estiva fino a questo momento, ed è arrivato così come un fulmine a ciel sereno, anche se lo avevamo seguito già anche l'anno scorso. Quindi io veramente non so più a chi credere, a cosa credere, perché mi sembrano notizie buttate lì giusto per parlare, giusto per non so quale può essere il motivo di dire sì, sono interessati a quel giocatore, interessati a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro ancora. Boh, non lo so, quindi speriamo si diano una mossa, perché contro il Venezia almeno un altro acquisto, almeno 2 acquisti, quindi in questa settimana, in 7 giorni, 2 acquisti bisognerebbe farli per permettere a Di Francesco anche di andare a ruotare le proprie pedine, per mettere magari Pierotti in questa nuova posizione. Bisogna darsi una mossa, va bene. Ragazzi, passiamo alle probabili formazioni, partiamo dal Palermo. Come detto, potrebbero scendere col 4-2-3-1 con Ioronen in porta, poi Pierozzi, Bani, Magnani, Augello, Estevez, Ranocchia, Ghiassi, Hernani, Jonsen e poi Ampalo. Spero di vedere anche Strefezza in campo, magari potrebbe scendere nel secondo tempo, chi lo sa, vedremo domani. Ovviamente, e il nostro Lecce 4-2-3-1, 4-3-3 che sia, con Falcone in porta, poi Danilo Vega, Gaspar, Tiago Gabriele e Gallo. Madonna, ripetiamo sta line-up di partenza, non so da quante partite ormai. Poi a centrocampo Malen, Gom e Koulibaly, in attacco Ndri, Pierotti sulle fasce e Goebbels, unica punta lì davanti. Ragazzi, sempre forza Lecce, sempre, forza Palermo anche, ci vediamo domani sera per il post partita. Ciao ragazzi.